Ciao e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Yeah! Oggi video diverso dal solito. Mi chiedete spesso nei commenti come riesco a trovare le location cinematografiche. Quindi oggi volevo svelarvi un po' di trucchetti che io uso per trovare le location cinematografiche. Scusate, ma sono un po' raffreddata, quindi forse lo sentirete col naso un po' tappato, spero di non darvi troppo noia. Qualche trucchetto, oltre ai classici siti web ovviamente, ma però ve ne consiglierò anche qualcuno, ah 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 ah. Allora, iniziamo subito. Vorrei partire con la più scontata, la tecnica poverina, chiamiamola così, perché è più scontata? Perché è quella sotto gli occhi di tutti, che tutti vediamo costantemente e a cui nessuno pensa. Stiamo parlando dei titoli di coda. Ragazzi, nei titoli di coda c'è scritto veramente di tutto. Ovviamente non indirizzo per indirizzo, però molto spesso c'è scritto grazie al Comune di Roma, grazie a Toscana Film Commission, grazie a l'Ungheria, eccetera, eccetera, eccetera. E già scoprendo in quale città è stato girato il film, questo ovviamente se volete andare proprio a leggere delle informazioni, perché poi di solito da un film, dall'architettura di un film, si riesce a capire più o meno lo stato in cui è stato girato. Comunque, nei titoli di coda c'è scritto veramente tutto, c'è scritto tutto, qualsiasi cosa. E infatti adesso ho aperto un film, vi faccio vedere un esempio, questo è Jean Duberry, molto bello, tra l'altro ve l'avevo anche consigliato, e qui alla fine, vedete, c'è scritto Versailles, c'è scritto anche chi noleggia i costumi, chi noleggia le carrozze, cioè potete trovare veramente tantissime informazioni. E il cerchio ovviamente si ristringe, perché una volta che uno scopre già lo stato o la città in cui un film è stato girato, già la ricerca, diciamo, diventa molto molto più semplice. Altro strumento utilissimo nella ricerca delle location è Google Maps o Google Earth, che fa cambiare la data e ovviamente noi andiamo in una determinata zona, metto la data la data in cui hanno girato il film e vedo effettivamente se ci sono dei cambiamenti alla zona, degli edifici, e vedo se ci sono delle differenze ovviamente dall'anno prima all'anno successivo, perché ovviamente se ci sono delle strutture, degli edifici e li smantellano nell'arco di un anno oppure qualche mese, sicuramente è stata location di un set cinematografico. Quindi lo strumento di ricerca temporale è veramente essenziale, uno strumento utilissimo, ma non solo. Se vogliamo fare una bella ricerca con il computer accurata, ad esempio io preferisco farle con il computer che con il cellulare, perché se no sto lì con i pollici e dopo un po' mi viene a noia. Invece con lo schermo del computer sono tutta rilassata che mi guardo, mi giro tutta la città con Google Maps come se fossi lì. Sì, vabbè, sono matta. Ad esempio, qui siamo a vedere le location del Signor Diavolo. Dai titoli di coda abbiamo visto chiaramente che è stato girato qui. Mettiamo un rilievo, perché se no vediamo la cartina politica. Queste sono le valli di Comacchio. Allora, noi dobbiamo cercare tutte le case proprio sul lago. Quindi vedrete che vado a vedere poi con le foto panoramiche uno a uno se ad esempio si tratta di questo, se si tratta di quell'altro. No, il casolare non è assolutamente questo. Comunque la zona è questa, siamo vicini. Io ovviamente già ci sono stata, quindi so che è lui, e infatti è lui. Comunque prima di trovarlo immediatamente come ho fatto adesso, sono stata tipo qualche ora a cercarlo, ma non è stata una ricerca poi così difficile. Vedete? Eccolo qui. Sempre con Google, ma non Maps, un'altra tecnica che uso è fare le fotografie mettendo stop alle serie TV, ai film, infatti ho fatto alcune foto l'altro giorno di queste, è Big Bang Theory, ho fatto caso a questo monumento dietro la finestra dell'appartamento di Leonard e Sheldon e ovviamente sappiamo tutti, lo dicono un sacco di volte nella serie TV che è stato girato a Pasadena, quindi semplicissimo, Pasadena, monumenti,
e andiamo a ricercare qualcosa con l'architettura simile a quella che abbiamo visto. Qui ci vuole un po' di occhio, ma non è impossibile, non è assolutamente impossibile. Ecco, mi pare di aver già visto, infatti, oh, infatti, guardate subito, Pasadena in California, cosa vedere? Ta 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 ta. Eccolo qui. Questo tra l'altro è penso che sia un municipio, il City Hall. Eccolo. E qui abbiamo, vedete, vi metto accanto anche la foto. Ovviamente Big Bang Theory è stato girato in studio, però qui già ci vogliono far capire dove vogliono farci credere che sia la posizione esatta della casa. Però se vedete con Google Maps, quindi Pasadena City Hall, questa è una curiosità interessante, però ve la metto. Noteremo che attorno non ci sono dei condomini e dei palazzi abbastanza alti. Mentre loro dovrebbero essere tipo qui, no, ma non è abbastanza alto, loro sono al pari livello con la cupola, quindi vedete che ovviamente la locazione è fittizia, anche da qui sarebbe troppo basso, riuscirebbero a vedere questa parte. Ad esempio con Pearl sappiamo dai titoli di coda che il film è stato girato a Wanganui e quindi ci basta cercare Cinema Art Nouveau Wanganui, Nuova Zelanda e guardate, appare subito. Quindi a volte le ricerche sono più semplici, a volte più difficili. Quando ci sono degli elementi caratteristici, così caratteristici, dove uno riesce subito a capire lo stile architettonico e tutto quanto, la ricerca diventa molto più semplice. Altra tecnica, passiamo ai classici siti internet dove trovate scritto veramente ogni cosa. Non molto spesso, però li uso. Il Davinotti, eccolo qui, sito molto fornito, anche se vi consiglio di andare sempre a controllare prima con Google Maps, perché a volte mi ha portato in posti che non erano quelli, cioè alcune cose, alcuni numeri civici non sono molto precisi, quindi vi consiglio di controllare sempre con Google Maps, però è un sito molto valido per quanto riguarda ovviamente le location dei film italiani. Per quanto riguarda invece le location dei film stranieri, mi affido anche a movie-location.com. È un sito molto valido, però anche qui, ripeto, molte location non ci sono scritte. Le location di alcuni film sono più precise, alcune un po' meno, valido per i film stranieri. Io sinceramente preferisco, ma perché mi diverto proprio io a cercarle da me. Quindi il sito che vi consiglio è IMDb. IMDb è molto molto valido, mettiamolo. Ad esempio io se devo fare un viaggio in una città, per esempio, devo andare a Barcellona, scriviamo IMDb matching, non Hertz, matching location Barcellona e ci aprirà, vedete, questo elenco. Io lo vado a cliccare, poi potete anche selezionare proprio il genere cinematografico, infatti io molto spesso vado a cercare proprio gli horror. Ecco qui, vedete, qui mi appaiono tutte le produzioni di film girati a Barcellona, uno a uno, uno si deve mettere lì e guardare, da qui vedi parole chiave, no, io di solito l'unica cosa che cambio è il genere, tipo vado su genere e metto ovviamente il mio preferito, dov'è horror? Horror, 337, già lo so, tutti, già li conosco tutti finché hanno girato a Barcellona, infatti il mio preferito è Rec, ho fatto anche il video location, anche se è un po' vecchiotto. Vedete, qui vi escono tutte le produzioni girate a Barcellona. Ultimo consiglio di questo video sono ovviamente documentari e libri. Ragazzi, nei documentari e in alcuni libri c'è scritto veramente di tutto, un sacco di location sui film di Kubrick, tra cui tante bufale che girano, ad esempio dicono che hanno girato il film Shining nell'Overlook Hotel, però in realtà quell'albergo in America è stato usato soltanto per delle riprese esterne, dentro non ci hanno girato assolutamente niente, è stato ricostruito in Inghilterra il set. Tante informazioni sulle location si trovano principalmente nei libri e nei documentari. Tra l'altro adesso sto facendo una ricerca sulle location dell'inquilino del terzo piano
e c'è un documentario molto, molto interessante dove parlano proprio di come hanno allestito il set. Ad esempio il palazzo principale era soltanto 2 piani, hanno utilizzato uno specchio per far sembrare, il palazzo più grande. Quindi, ve lo dico, guardate documentari e leggete tanti libri perché se siete appassionati di architettura e location cinematografiche trovate veramente delle perle. Il video termina qui, fatemi sapere se vi piace questo format, se volete che ogni tanto vi dia dei consigli per trovare le location dei film, oppure anche per i viaggi in generale. Ci vediamo la settimana prossima con un vlog. Avevo intenzione di portarvi un vlog del concerto dei Tool. Che ne dite? Vi andrebbe un bel vlog del concerto dei Tool? Fatemi sapere e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!